Hi, I'm Jacopo, and if you'd like, you can watch this video with the English subtitle by clicking the appropriate button below on YouTube. In questo video vi mostrerò come ho modificato la mia Hybrew H10A Plus per raggiungere un vero controllo di pressione durante l'estrazione. Mi scuso fin da subito per l'eventuale scarsa qualità tecnica del video, dei temi trattati e dell'eventuale persona che parla. Non sono mai stato un granché come youtuber, al contrario di quelli che pensano molte persone, non è per nulla facile portare certi contenuti e mi sono preparato un bel foglio scritto con tutti quanti gli appunti per evitare di perdermi troppo. Possiamo dire che questo video sarà diviso in due parti. La prima in cui parleremo in modo più generale di questa Hybrew H10A Plus e una seconda parte dove andremo a sviscerarla e a parlare in modo abbastanza tecnico di alcuni argomenti, tra i quali una modifica di mia ideazione per aggiungere un controllo di pressione, perché, spoiler, Hybrew è abbastanza birichina e a volte abbastanza bugiarda. E non solo. Ultimissima precisazione prima di cominciare: i prodotti che vi mostrerò in questo video sono stati acquistati con i miei soldi, quindi chi meglio di me può parlare così, naturale e senza peli sulla lingua. E se volete una recensione dove letteralmente vi leggono la scheda tecnica che trovate sul sito, cambiate pure video e andate da qualche altra parte a vedere gli altri 1200 che ci sono online. Anzi, in realtà no, perché come vi spiegherò dopo, tutto quello che avete visto online in realtà prima di gennaio 2026 può anche non essere considerato. Hybrew, un marchio, una garanzia? In realtà no, o meglio, è molto ambigua come cosa. Andando a leggere sul loro sito si legge che fanno cose, progettano, ingegnerizzano, materiali riciclati. Io non lo so. Uno dei tanti motivi per il quale questa marca non sta simpatica a molti è perché si pensa loro facciano semplicemente del dropshipping di prodotti che si trovano negli store all'ingrosso come Alibaba, gonfiando ovviamente il prezzo. Oggettivamente, se si naviga su questi siti, alcuni modelli di macchine sembrano estremamente simili a quelli Hybrew, anche se dalle mie brevi ricerche un modello simile a questo io ancora non l'ho visto. Quindi una lancia a favore spezzata per Hybrew. A dire il vero, loro stessi sul loro sito propongono un servizio di dropshipping per terzi che avessero voglia di vendere le loro macchine online. Spedizioni rapide in molti paesi grazie alle loro scorte nei vari magazzini. A tal proposito, apro una piccola parentesi sul prezzo di queste macchine. Io le ho viste vendute a qualsiasi prezzo. Questa H10 Plus, per esempio, ho letto qualcuno che l'ha presa anche a meno di 200 euro. Io personalmente l'ho pagata 311 euro con macinino G5 da Banggood. Ma andando sul sito ufficiale o anche AliExpress vedo costi di solo macchina di 4 anche 500 dollari. A me sembra una follia. Decidetevi insomma. Se posso dare un mio giudizio personale sul marchio, non sono particolarmente contento in quanto, secondo me, peccano molto su tutto quello che avviene nel post vendita. L'assistenza diretta, scrivendo a loro tramite form sul sito, non l'ho mai testata, ma ho visto come interagiscono sul gruppo Facebook e preferirei come utente finale avere meno contenuti sui social generici e più mirati invece. Documentazione più facile da trovare, ma soprattutto che ogni macchina abbia una sezione dedicata dove poter vedere e comprare tutti i singoli ricambi. Questo tranquillizzerebbe molto i futuri clienti. Ad esempio, uno dei capolavori della comunicazione di Hybrew riguarda proprio questa macchina. Se state guardando questo video probabilmente ne avrete visti tanti altri o letto varie opinioni online e vi svelo un segreto. Tutti i difetti che avete letto in realtà non esistono, o meglio, sono esistiti, ma colpo di scena, Hybrew, senza dire nulla a nessuno, ha messo in commercio una seconda revisione di questa macchina che cambia parecchie cose. Avevano fatto uno short sul loro canale YouTube che poi hanno tolto, rimesso, tolto, insomma non si capiscono più neanche loro. Anche la mia, che come data di produzione dice essere una gennaio 2026, ad esempio, dov'è che sta il mio stramaledetto pirulo rosso che vedo segnato sul sito? La famosissima testa del gruppo in plastica, che a volte è stata segnalata perché aveva due guarnizioni, a volte perdeva, a volte no, insomma
ma non si capiva bene, sparita. La nuova testa è metallo e udite udite una funzione che io sinceramente non ho visto su altre macchine, l'hanno dotata di un riscaldatore PTC. Questo vuol dire che se noi lasciamo il portafiltro inserito nella macchina potremo riscaldarlo, perché di fatto c'è una resistenza che va a scaldare tutta la parte in metallo, oltre al fatto che garantisce molta più stabilità termica su tutta quella che è la linea che va dal termoblocco all'uscita. Per il resto ritengo questa macchina abbastanza completa. Avendo il PID è molto stabile termicamente, eliminando uno dei più grandi difetti delle macchine a termoblocco. Portafiltro a 58 mm, valvola solenoide, ovviamente regolazione della temperatura. Pre-infusione, e sì, sto girando attorno al controllo di pressione, ma tra poco vi spiegherò perché. Quindi, lato scheda tecnica, secondo me siamo messi abbastanza bene su carta. Lato pratico, sui materiali, diciamo che hai quello che paghi, se, come dicevo prima, l'hai pagata poco. Infatti abbiamo una macchina costruita interamente in plastica, abbellita solo esternamente con dei fogli di materiale metallico, con questa finitura di vernice a polvere abbastanza carina. La cosa certa è che ogni schizzo di caffè si vedrà da 1 chilometro, quindi non aspettatevi pesi e qualità da macchina professionale da bar, perché rimarrete parecchio delusi. Per capirci meglio, complici anche le tolleranze più strette del portafiltro Naked originale che ho comprato, bisognerà aiutarci con entrambi le mani e stringere saldamente la macchina, altrimenti utilizzandola la faremo volare via. Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno? Quando sarà il momento delle pulizie potremo girarla e voltarla come un calzino, tanto non pesa nulla. E ora rullo di tamburi, l'unico vero motivo per il quale probabilmente siete qua, la parte tecnica. Ora posso dilungarmi all'infinito con la mia pazzia, tanto quelli che dovevo perdere li ho già persi e quelli che sono rimasti mi seguiranno fino alla morte. Altra piccola premessa: non sono assolutamente un esperto di caffè, sono in questo mondo da poco e so giusto le basi. Non sono neanche un esperto di macchine del caffè ed elettrodomestici in generale, diciamo che me la cavo un po' e ho molta fantasia, che mi ha permesso di fare del reverse engineering dell'elettronica della macchina e di prenderne il controllo. Sarebbe molto bello instaurare un dialogo con iBrew per collaborare nello sviluppo di questa cosa, magari pubblicando qualche documento utile sullo schema elettrico o sviluppando un nuovo modello community based, dove la riparabilità sarebbe altissima. Non si rischia di rimanere fregati per una stupida scheda bruciata e anche parte del software sarebbe open. Sì, una macchina del caffè open source. Sono un visionario romanticone, lo so, ma mai dire mai. È arrivato il momento di parlare della grande bugia, il controllo di pressione. Ovunque è scritto che questa macchina ha il controllo di pressione, che si può regolare di su o di giù. Cazzate. Tutte un sacco di cazzate. Premesso che sulla mia macchina questa regolazione addirittura proprio non sembra funzionare, non so se è un bug, software o cosa, qua siamo davanti a un controllo di flusso, non di pressione. Ad ogni modo, ho visto da alcuni youtuber dove a quanto pare a loro funzionava questo tipo di controllo, la modalità di funzionamento nel quale probabilmente la macchina, saltando alcune curve della sinusoide o attivando il triac dopo, può diminuire la portata della pompa. Ma fermiamoci un attimo e chiariamo alcuni concetti, perché stiamo mettendo molta carne al fuoco. Questi sono regolatori di pressione, loro regolano la pressione in uscita, mentre loro sono regolatori di flusso. Ad esempio, nel rubinetto del giardino, se collego il tubo per bagnare i fiori e apro poco poco il rubinetto, passerà poca acqua. Ma piano piano, quando il tubo si riempie, avrò la stessa pressione che ho prima del rubinetto. Analogamente, se io pompo acqua in pressione verso il caffè, comincerò l'estrazione. La pressione all'interno dei tubi comincerà a salire e si stabilizzerà solamente quando la resistenza offerta al caffè si bilancerà con la portata e la pressione offerti dalla pompa. Per questo, dopo un po' che siamo in estrazione, vedremo la pressione calare sul manometro, perché la pompa non ci sta più dietro e inevitabilmente la pressione cala un po'. Nel mio caso, con la pompa che funzionava solo al 100%, mi ritrovo a fare il caffè estraendo la pressione folli, anche a 15-16 bar, perché la pompa, tra parentesi una pompa marchio Ulca che non dovrebbe essere niente male, spingeva sempre come una dannata. Non si può estrarre il caffè a pressioni così alte, il gusto fa schifo, si crea un sacco di channeling e ti ritrovi un sacco di polvere in tazza. Anzi, ultimamente ho visto proprio la tendenza a estrarre a pressioni inferiori a 9 bar. E no, Christopher, non devi regolare la pressione tramite la valvola OPV, Overpressure Valve, perché oltre a non essere progettata per quello, perdi anche i preset sulla quantità di caffè in tazza, escludendo il misuratore di flusso. Inoltre su questa macchina è particolarmente scomodo da raggiungere questa valvola, infatti ho visto più di una persona trapanare sul retro della macchina per poi riuscire a regolarla con un cacciavite. A un certo punto ho anche pensato che il manometro, aggiornato più volte nelle varie revisioni e da modelli come la H10 normale e l'H10 Plus, avesse la scala stampigliata sopra errata, dal momento che la vecchia versione aveva l'indicatore dei 9 bar al centro della scala. Ma poi in realtà, una volta verificato col sensore di pressione digitale,
ho visto che era tutto quanto corretto. Avevamo accennato alla sinusoide. La pompa Ulka è una pompa a vibrazioni, funziona in corrente alternata e quando viene attraversata da corrente esegue un movimento e una pompata appunto. La corrente alternata in Italia come in Europa è di 230 volt a 50 Hz, quindi la pompa, essendo attraversata da 100 semionde al secondo, può eseguire un massimo di 100 pompate. Il triac è un componente che, per far capire a tutti e generalizzare un po', molto simile a un relè, che si occupa di collegare e scollegare la pompa dalla corrente e può lavorare in maniera molto veloce, al contrario di un relè. Per fare andare di meno la pompa e quindi ridurre il flusso barra pressione possiamo fare in due modi. Il primo, che però non sono del tutto convinto funzionare anche per una questione di risonanza della pompa, è quello di far entrare la corrente nella pompa in modo ritardato rispetto allo zero cross. In questo modo si dà meno potenza alla pompa, che dovrebbe muoversi di meno e pompare di conseguenza di meno. L'altro metodo, che è quello scelto da me, è quello di far saltare proprio alcune semionde, interrompendo quando c'è bisogno il funzionamento della pompa. Prima di gettarci a capofitto nella tana del bianconiglio avrei alcune doverose spiegazioni. Questo, oltre a un video tutorial su come eseguire la modifica, che tra parentesi può anche essere adattata ad altre macchine volendo, vuole essere anche un video per tramandare tutto quello che ho appreso sul funzionamento di questa macchina, e quindi mi scuso se potrebbe risultare un video un tantino lungo. Ultima premessa: so che alcuni concetti che dirò saranno banali e sembrerà tutto quasi scontato, ma lo è ora che ho osservato, ragionato, capito e provato, perché sono partito praticamente da zero senza sapere nulla su questa macchina. Quindi, capitolo elettronica. Inviterei solo le persone esperte a mettere mano e a fare questa modifica, perché prendere la scossa è un attimo. E un conto è se, come me, ormai avete presa talmente tante volte da ormai averci fatto l'abitudine. Un altro conto è se per caso non doveste essere così pratici e rischiare un elettroshock non mi sembra proprio il caso. Quindi, mi raccomando, quando mettete mano alla macchina, staccate sempre la spina prima. A tal proposito, una mia prima considerazione sull'elettronica è che la macchina collegata alla corrente lascia l'elettronica sempre alimentata. Solo la parte del display, LED e resistenza ovviamente non va, ma tutto il resto in realtà è sempre alimentato. I consumi in stand-by quindi non sono enormi, ma ci sono e sono ben presenti. Un'altra considerazione sull'elettronica di questa macchina è che secondo me l'elettronica di per sé non è isolata. Questo ha fatto sì che bruciassi l'ADC di un Arduino mentre provavo a capire il funzionamento della macchina, perché volevo utilizzarlo come un oscilloscopio dei poveri. E se comunque avete un oscilloscopio da banco, fate attenzione, perché probabilmente bisogna utilizzare una sonda isolata. Ed è per questo che per l'ennesima volta in vita mia vengo salvato da lui, un oscilloscopio a batteria da 70 euro prestato da un amico, del quale, credetemi, vorrei parlare malissimo perché è davvero pietoso, ma moralmente non posso, perché non si sputa nel piatto dove si mangia. A tal proposito, se il video vi sta piacendo e volete supportare me e i miei esperimenti, lascio in descrizione il link PayPal Me o il tasto per le donazioni YouTube, per magari finanziare qualche strumento un po' migliore. Grazie all'oscilloscopio ho capito quindi la logica di funzionamento della macchina, dove abbiamo una parte di scheda che gestisce la corrente in alternata, pilotando resistenze, termoblocco, pompa e altri carichi, oltre a preparare i segnali e alimentare la parte in continua a bassa tensione. Perché sì signori, è questo il punto di forza di questa macchina e dove noi andremo a fare leva per poi fare la modifica. La logica di funzionamento è gestita completamente da un microcontrollore di marca assolutamente sconosciuta con logica a 5 volt. E qui il colpo di genio. Quale altro microcontrollore conosciamo noi con logica a 5 volt? Esatto, proprio lui. Quindi da qui l'idea: perché non intercettare i segnali e modificarli a nostro piacimento, soprattutto quelli che comandano la pompa, in modo tale da colmare la grande lacuna di questa macchina. Armato di oscilloscopio e multimetro, quindi ho innanzitutto individuato i due pin di alimentazione, dai quali alimenteremo direttamente l'Arduino, visto che il regolatore 5 volt presente sulla scheda eroga fino a 150 mA e la macchina, con tutti i LED accesi, consuma circa 50 mA. Regolatore che comunque è protetto da sovratemperature e cortocircuiti. Quest'ultimo in fase iniziale l'ho anche testato di persona, in quanto mi è scivolato il puntale del multimetro e ho fatto un piccolo accorto tra 5 volt e massa. Ops. Dopodiché ho individuato il pin 0, pin che fornisce lo zero cross, e cioè il momento in cui la sinusoide transita per lo zero, utile al microcontrollore per sapere quando attivare la pompa. Altrimenti, senza avere sincronismo, si rischierebbe di attivare il triac in un momento sbagliato e di perdere la semionda. Ho valutato a lungo la possibilità di utilizzare questo pin per eliminare la possibilità di introdurre ritardi nella catena di comando, ma dopo alcuni test, anche non possedendo un oscilloscopio a 2 canali, ho valutato che il ritardo introdotto è ininfluente e quindi si semplifica la parte hardware e software escludendolo. Poi è arrivato il piatto forte, pin numero 6. Moto, colui che tutto crea e tutto distrugge. Il segnale del microcontrollore 5 volt sincronizzato con 0 della durata di 1,6 millisecondi
che pilota la pompa Ulca. E qua capite bene il mio cervello cosa ha pensato subito. Se io introduco in questo sistema qualcosa in grado di interrompere l'invio del segnale moto quando voglio io, posso controllare la pompa senza modificare nulla nella macchina. La macchina rimane totalmente funzionante con tutti i suoi pulsanti, tutte le sue specifiche, tutte le sue funzioni. Spettacolare! Da qui in poi è cominciata la parte che mi ha messo più ansia, sessioni infinite di AliExpress per cercare tutto l'hardware necessario alla modifica sperando fosse realmente compatibile, altrimenti mi toccava aspettare settimane e settimane per l'arrivo di altri pezzi. Vi faccio una rapida carrellata mostrandovi i singoli pezzi necessari, in quanto io lascerò il link qua sotto dei pezzi che ho comprato io, però sapete com'è, i link su AliExpress oggi ci sono, domani chi lo sa. Cominciamo quindi con il pezzo forte, il playmaker del nostro progetto, Arduino Nano con USB-C. Non ha bisogno di tante spiegazioni, il classico clone a basso prezzo. E colgo l'occasione per ringraziare il povero Luigi che è stato così gentile da prestarci questo bellissimo microfono con il quale ho potuto registrare questo video. E vorrei anche ringraziare sua sorella, che è andata a vivere in Svezia per l'ufficio anticontraffazione di Arduino e che adesso però si è licenziata, quindi potete comprare tutti gli Arduino contraffatti che volete. Proseguiamo. Abbiamo mostrato la mente, ora mostriamo il braccio. Sensore di pressione 0,12 bar con output da 0,5 a 4,5 volte con filettatura G1/8, perfetto da accoppiare a questo connettore qua con lo stesso filetto. Per ricavarci un punto di prelievo della pressione prendiamo anche dei connettori AT o AF e due tubetti in PTFE più corti che trovate. Io li ho trovati da 150 mm. Se volete mantenere la modifica facilmente reversibile, consiglio l'acquisto di un connettore maschio e uno femmina JST XH 2.5 da 10 poli. Io li ho presi già con il cavo tutti crimpati, così da non avere neanche bisogno della loro pinza, quindi basta solo tagliarli e saldarli. Ricordo di nuovo, prima di fare qualsiasi cosa, ricordatevi di staccare la spina dalla macchina e aspettare almeno 10 secondi in modo tale che tutti quanti i condensatori possano scaricarsi. Ricordatevi inoltre, quando fate tutti quanti i collegamenti, di rimettere tutti quanti gli O-ring al loro posto e di usare quelli che vi vengono dati in confezione, in modo tale da non avere perdite. Per la parte idraulica consiglio di collegarsi al circuito dell'acqua staccando il tubo che va dal manometro al gruppo. Così facendo avremo esattamente la pressione sul puck di caffè e filtreremo un po' di onde di pressione causate dalla pompa. Da lì in poi collegate lo sdoppio, dove in ingresso ricollegherete il manometro originale, mentre nell'altro l'adattatore per il sensore di pressione. Il sensore di pressione purtroppo ha una filettatura più lunga di quella dell'adattatore. Consiglio, se si ha le competenze, dopo aver controllato la fattibilità dell'operazione, di tagliarlo o comunque accorciarlo in qualche modo, oppure di utilizzarlo del Teflon per sigillarlo. Aiutarsi magari con una chiave e una pinza per stringere abbastanza forte, non troppo perché comunque stiamo parlando di plastica. Nel mio caso ho utilizzato un Teflon un po' strano, sembra del filo interdentale, non l'avevo mai visto prima e di fatto non aveva sigillato bene il filetto, ma riprovando a metterlo un paio di volte, accumulandosi sulla base mentre avvitavo, ha fatto fare tenuta all'o-ring in qualche modo. Parkour! Per la parte elettrica potete seguire questo semplice schema. Concettualmente dovete prendere l'alimentazione per l'Arduino e il sensore di pressione, entrare con il cavo moto proveniente dal microcontrollore originale nel pin D2 e dal D5 collegarsi dove sarebbe andato il moto originariamente. Collegare il sensore di pressione al pin A4 e stop. Ricordatevi poi di sistemare tutto all'interno della macchina prendendo le distanze dal termoblocco che emana molto calore e isolare propriamente l'Arduino per evitare cortocircuiti. Dopo che avete messo tutto in sicurezza, consiglio di mandare in pressione il circuito un paio di volte o con il cestello pressurizzato o se ce l'avete con il blind basket per poter verificare che non ci siano perdite d'acqua in quello che avete toccato. Se riuscite inoltre fate uscire un po' d'aria dai tubicini del manometro e del sensore di pressione per farli funzionare meglio. Il software invece lo trovate su GitHub e basta copiare e incollare nel lead di Arduino il programma. Attenzione, lo ripeto ancora una volta per favore. Se l'USB è collegata al PC, la macchina del caffè deve stare staccata dalla spina, altrimenti rischiate di fare danni molto costosi. Questo perché vi ricordo, probabilmente l'elettronica non è isolata. Consiglio mio personale: se avete i soliti capricci con l'Arduino e non riuscite a programmarlo, controllate sempre la correttezza della scheda selezionata, il bootloader e anche la porta. Provate a caricare qualche sketch, ad esempio come il blink, cambiandogli i valori di lampeggio per vedere se effettivamente lo sketch funziona, in quanto probabilmente l'Arduino nuovo vi è
arriverà già con un programma Blink inserito dentro. Il software è stato ottimizzato per essere il più veloce possibile e non perdere pezzi di semionda, oltre a essere totalmente compatibile anche con la preinfusione e il vapore. È stata inserita una funzione di bypass in caso di sensore di pressione fallato e anche un filtro per leggere la pressione senza oscillazione causate dalla pompa. Inoltre ho inserito anche delle pulsazioni minime da rispettare, altrimenti la macchina rileva la pompa ferma e va in errore. Probabilmente anche per il termoblocco che si surriscalda non avendo acqua che gli passa attraverso. E come ultima cosa è stato inserito una specie di PID molto rudimentale per la pressione, per evitare che venga overshottata di brutto o che comunque si regoli in maniera un po' più dolce. Tutti i parametri comunque sono completamente regolabili a proprio piacimento. Ad oggi, dopo qualche dozzina di caffè, il tutto mi sembra funzionare estremamente bene. Nulla vieta a chi ha più esperienza di me di mettere mano al codice, di portare il progetto su SP32 in modo tale anche da aggiungere connettività avanzate e funzioni come display, bilance Bluetooth. The sky is the limit. Potete anche aggiungere un tasterino con dei LED tipo V-meter per poter regolare il set point di pressione senza dover riprogrammare ogni volta l'Arduino. Potete programmare dei profili di pressione con rampe o altro. Potete stamparvi anche in 3D una leva per emulare una macchina caffè a pompa. Insomma, fate un po' il cavolo che vi pare. Ad oggi per il mio utilizzo va benissimo così. Domani ne riparleremo. Magari lavorerò su altre funzioni. E quindi così ci avviamo verso le conclusioni. Penso di aver fatto un video abbastanza lungo per oggi. Se avete voglia lasciatemi qualche feedback qua sotto. Tengo aperto il dialogo con voi, con iBrew, con tutti insomma. Un buon caffè a tutti voi e ci vediamo alla prossima. Un saluto!